Challenge di 21 giorni di routine di crescita personale per arrivare al mio massimo potenziale con delle abitudini. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, il mio nome è Marco Delia e oggi voglio provare per 21 giorni, siccome è stato un periodo di mantenimento un po' nella mia vita, perché procrastinavo un po' con le mie cose, ho fatto anche tanto tempo ad allenarmi a casa invece che continuare in palestra, continuare con degli sport. Era un periodo in cui mi mantenevo, facevo degli allenamenti a casa, facevo varie cose, mangiavo un po' anche casualmente e quindi il mio fisico ne risentiva. Per l'estate avevo rinunciato un po' alla skincare, la facevo un po' a caso, quindi ne risentivo. Avevo iniziato a prendere abitudini che non mi piacevano, alzarmi anche un po' troppo tardi. Insomma, stavo un po' andando in una fase di mantenimento più quasi un piccolo rilascio di relax, e quindi ho deciso 21 giorni fa, perché oggi è la fine della challenge, vi faccio vedere com'è andata, di prendermi almeno 21 giorni. Perché 21 giorni? Perché si dice che 21-30 giorni sia il minimo necessario per far sì che delle abitudini, delle routine inizino a essere naturali, autonome e essere parte della tua vita quotidiana senza troppo sforzo. Quindi ho scelto 21 giorni anche perché non volevo fare oltre per non vloggare per tutto il tempo. Quindi ho fatto per tutti i 21 giorni questa sfida in cui non solo ho fatto queste cose che adesso sto per dirvi, ma ho anche vloggato tutta la challenge. Quindi quello che è successo è che ho deciso di non solo mettere una, due abitudini, ma tutte le abitudini o la maggior parte delle abitudini che potessero portarmi a un potenziale più alto. Quindi ho detto, io sono qua e non sto facendo il massimo, non sto dando il massimo, voglio tornare in pista al 100%, voglio tornare a dare il massimo, voglio far sì che non ho nessun rimorso di non aver dato ogni giorno il 100%, perché in questo momento non posso permettermi di andare fuori e fare quello che voglio, sia a livello finanziario né che altro. Quindi se devo stare qui in casa per questo periodo, per questo inverno, voglio almeno tornare a fare in casa il massimo che posso. E quindi è stata proprio una spinta che mi ha riportato in pista. Quindi ho deciso di fare questi miglioramenti divisi in categorie: mente, corpo, energie e lavoro. Mi sono scritto, ok, cosa dovrei fare se volessi dare il massimo a livello di corpo? Allora, come prima cosa, allenamenti più difficili e lunghi. Volevo iscrivermi in palestra, era da un sacco che non mi iscrivevo in palestra e ho deciso di iscrivermi in palestra. Il problema è che in palestra mi hanno chiesto un minimo di 3 mesi e quindi 3 mesi sia, quindi non è 21 giorni, ma farò 3 mesi in palestra come minimo. E in realtà vi devo dire che all'inizio è stato molto dura. I primi giorni ti senti un po' giudicato, ti senti come se la gente ti guardasse, non ero abituato. Invece dopo un po' è molto piacevole, perché anche se l'allenamento a casa dura meno, è più facile, lo inizi quando vuoi. In palestra diciamo che c'è quel mood di competizione, di motivazione, di un minimo di egocentrismo in cui ti motiva, e quei 30-60 minuti di palestra in realtà ti fanno consumare più di quanto sei a casa, sei più concentrato perché sei lì solo a fare quello. E per me, che sono sempre a casa, è anche un modo per vedere gente, quindi è una motivazione. L'ho fatto molto volentieri. Mangiare bene, seguire Lumen, ecco, questa è la cosa, diciamo, con cui ho fatto più fatica. La cosa principale che ho fatto è rinunciare soprattutto a carboidrati. Il mio problema è sempre stato con i biscotti. La mattina io ho una passione per i biscotti e quindi vado proprio a letto la sera non vedendo l'ora di mangiarmi i biscotti la mattina. Quindi ho dovuto fare un detox di biscotti, rinunciando piano piano a sempre più biscotti dalla mattina, e quindi piano piano diciamo che quello che ho cambiato di più è stato togliere carboidrati, aumentare le proteine, bere più acqua, e ho utilizzato anche un prodotto che si chiama Lumen, che mi aiuta a misurare il metabolismo per capire quanti carboidrati dovevo mangiare durante il giorno, durante la sera. In ogni caso, ogni giorno, ragazzi, io ho fatto un video, vlog, short o ovunque su tutti i miei social in cui spiegavo giorno per giorno cosa facevo. Quindi risponderò anche lì alle vostre domande. Se avete qualsiasi domanda nei commenti, scrivetemela, che io poi posso approfondire, rispondere, fare anche un Q&A riguardo a questa challenge per farvi capire. Perché ragazzi, questa è stata una challenge difficile, tosta. Cioè, contate che anche solo una di questi argomenti qua, che ne ho presi tantissimi, potrebbe essere da sola una challenge ed essere difficile. Io le ho prese praticamente tutte o quasi tutte e le ho rese una challenge unica. Alcune cose ho dovuto fare dei sacrifici, altre è stato un po' più facile, altre un po' più difficile. Alcune cose in realtà ho fatto dei compromessi, ci ho un po' rinunciato, però alla fine è andata bene. Terza cosa, ed è la cosa con cui ho fatto anche questa più fatica, ed è quella con cui a livello di weekend e tutto ho fatto veramente
più fatica a mantenere, ho dovuto fare dei compromessi, nel senso che a volte magari finivo di lavorare o comunque finire le mie cose molto tardi e quindi non sono riuscito ad alzarmi prestissimo, però è da alzarsi presto. Sicuramente ho fatto molti più giorni alzarmi prima, essere più consapevole di che ora mi alzo e fare più cose la mattina, anche perché tutta la routine della mia mattina, lo yoga, la meditazione eccetera, richiedeva molto più tempo. Poi la skincare fatta bene, quindi ho iniziato a rifare la skincare e inoltre facendo ricerche sulla skincare ho trovato anche dei prodotti pazzeschi che mi devono ancora arrivare, ma che non vedo l'ora che arrivino perché sono prodotti coreani di skincare e quindi anche quelli mi miglioreranno tantissimo la faccia, ne sono convinto, e questa è la mia situazione, migliorata tantissimo e vedrete che migliorerà sempre di più, perché era da un po' che non la facevo seriamente. Poi i capelli fatti bene, anche lì mi sono arrivati nuovi prodotti da Happiness, ho appena fatto il video in cui li ho testati, li ho provati e anche quelli mi hanno migliorato i capelli. Diciamo che in realtà questa non è una cosa che ho cambiato tantissimo perché già li trattavo bene, però l'ho aggiunta alla challenge. Penultima cosa, no a alcol, fumo, giochi, cheat meals o comunque meno e FAP, ovvero la non at November. Io diciamo non sono molto da queste cose, non è una cosa in cui indugio, però in realtà alla fine ho rinunciato per tantissimo, cioè a praticamente tutte queste cose qua, anche perché io alcol comunque non lo faccio, fumo, idem, tutte queste cose, idem, quindi la cosa principale era cheat meals che l'ho aggiunta a fare una volta a settimana invece che più volte a settimana, il sabato sera la pizza. E poi giochi, ogni tanto mi perdevo con Brawl Stars e allora ho cercato di utilizzarlo meno, anche i social media utilizzarli meno, anche questo è stato molto difficile. E poi ho aggiunto praticamente quasi ogni giorno una camminata per perdere peso, perché l'obiettivo era quello di perdere peso e alla fine vi dirò i risultati. A livello di mente ho aggiunto in realtà due cose, meno social media e leggere almeno un'ora al giorno. Questo ragazzi non ce l'ho fatta, però ho letto comunque ogni giorno qualcosa, quindi diciamo che non sono riuscito a fare tutto quello che volevo fare, anche perché non era facile, perché non volevo, diciamo, impuntarmi su questa challenge come se fosse una cosa ipermilitare, ma fare che le cose vengano piano piano e naturalmente, perché l'obiettivo non è fare questi 21 giorni pazzeschi e poi smettere e tornare a far schifo. No, è cercare di mantenere queste cose e costruirle pian piano. Quindi in realtà ogni giorno almeno mi sono messo a leggere. A volte mezz'ora, a volte un'ora, a volte 10 minuti. Quindi veramente dipendeva. Per le energie invece, yoga e meditazione ogni giorno, Shambhavi Mahamudra Kriya ogni giorno, che è un sadhana di Sadhguru che bisognerebbe fare ogni giorno. Io comunque facevo yoga quasi ogni giorno, però Shambhavi è un po' una cosa che bisognerebbe fare dopo l'iniziazione che ho fatto, vi lascio anche quella il link se siete curiosi del mio vlog, bisognerebbe farla ogni giorno come se si accordasse uno strumento, ovvero il tuo corpo, la tua mente e le tue energie nel modo giusto per poi viverti bene la giornata al tuo massimo potenziale. E diciamo che l'ho fatto per tutti i 21 giorni senza mai fallire, questo è stato pazzesco. La terza cosa, docce fredde. Anche questo, il metodo Wim Hof dice che dopo 2 minuti di doccia fredda hai il massimo di risultati possibili, quindi il massimo che puoi ottenere di benefit dall'acqua fredda, che ci sono un sacco di benefici, è 2 minuti, quindi oltre 2 minuti non cambia niente. Quindi io quello che ho fatto era riprendere quelle docce fredde alla fine della mia doccia calda, quindi nelle mie docce durante la settimana, facevo tutta la mia doccia, la mia routine, e poi doccia fredda e facevo 30 secondi fredda, 30 secondi ancora un po' più fredda, 30 secondi ancora un po' più fredda e così via, e gli ultimi 30 secondi facendo le respirazioni ancora più fredda. E fatevi dire che è stato veramente bello combattere ogni giorno verso questo uscita dalla comfort zone, è stato veramente difficile, però quando riesci a fare queste cose, ti sforzi di farla anche in una giornata fredda in cui è l'ultima cosa che vuoi fare, veramente ti senti un dio. E ho avuto veramente sensazioni a volte anche con la musica, perché mettevo la musica di Giorgio Vanni e altra musica al pianoforte per motivarmi. Ti senti proprio quasi liberazione di blocchi mentali che avevi, di motivazioni, di nebbia mentale che avevi, ti senti energizzato, proprio quasi un rilascio di emozioni, di blocchi che veramente sono pazzeschi. Mi sono ritrovato a volte in giorni in cui mi ha completamente ribaltato la vita e la giornata. E idem anche per le camminate, andare tutti i giorni a vedere il tramonto mi ha veramente e cercare di essere presente, perché i libri che stavo leggendo erano tutti sullo yoga, era Eckhart Tolle, il potere di adesso, come metterlo in pratica, e quindi cercare di essere presente. In realtà questa challenge mi ha veramente aiutato di più di quanto pensassi, non tanto a livello fisico ma proprio a livello di interiore, quindi a livello di essere presente, di stare in pace, di stare bene, mi ha aiutato veramente tanto.
anche il fatto di paragonarsi con gli altri, perché utilizzare meno i social mi ha aiutato molto, e dover postare tutti i giorni, quella era la parte difficile, tant'è che infatti la parte di lavoro era questa: video più di qualità, quindi ho cercato in tutto il tempo di questi giorni di studiare cosa fare, cosa non fare per i miei social, concentrarmi di più per farli fatti bene, ricreare i miei progetti, mi sono ricreato una routine sulle mie note, i calendari, i promemoria, tutto fatto bene, concentrarsi sull'avere un'entrata, quindi mi sono concentrato anche su fare corsi, ascoltare video ogni giorno, podcast, mentre mi allenavo, e mi sono fatto tutta una routine di allenamenti che vi lascio qua per farvi capire. Surya Kriya per chi non lo capisse, è sempre un esercizio di yoga di saluto al sole 21 volte, Angamardana sempre yoga, e Chris Heria è un allenamento di 10 minuti che trovate sul suo canale, è uno youtuber americano che fa praticamente un allenamento ad alta intensità di 10 minuti. Quindi ecco qua ragazzi, quindi la challenge in realtà è andata bene, sono partito da 89,5 kg in una situazione veramente mediocre, è arrivato il mio amico dal Cile, con cui ero stato a Miami e aveva vinto il concorso, ero arrivato secondo di Mr. Model International, e mi ha un po' rimotivato a rivedere questo me di una volta, anche nelle foto che guardavamo, che avevo un fisico pazzesco, e non dico che volevo tornare in quella fase lì, perché era difficilissimo mantenere un fisico così, però almeno a una versione migliore più di me. Mi piaceva quel Marco ingenuo e più giovane di Miami, che aveva più grinta, aveva più voglia di fare, e adesso ho ancora voglia di fare eccetera, però crescendo mi sono accorto che tante cose sono più difficili, tante routine sono diventate troppo parte di me, e quindi volevo fare qualcosa, e questa challenge mi ha aiutato molto a tornare nella posizione giusta. Tante cose adesso le manterrò oltre i 21 giorni, già oggi in realtà sono un paio di giorni dopo i 21 giorni, sto mantenendo le stesse cose. La parte più lunga della giornata era vloggare e preparare tutti questi contenuti, che adesso non ce l'ho da fare quella cosa, ho comunque i miei contenuti da fare, però almeno mi dà più tempo di fare tutte queste cose, quindi continuerò con la lettura, con i libri. Ho mollato quelle cose lì inutili che vi ho detto prima, e anche questa cosa la manterrò. Mi sento molto meglio a livello interiore, sono cresciuto molto e sono un po' tornato driven, con più motivazione. Ho capito anche, sto cercando di capire la mia missione di vita, quello che voglio fare, e sicuramente ho la mente più chiara verso quello che voglio fare, sia a breve termine che a lungo termine, anche con i miei social, col mio lavoro, con tutto. Quindi ragazzi, questa cosa di rimotivarsi, diciamo che quando cambi un pezzo del puzzle, quando cambi un ingranaggio, lo fai ripartire, tutto il sistema piano piano, come una catena, inizia tutto a rifunzionare correttamente. Quindi cambiare tutte queste cose nella routine piano piano cambiano te. Ricordatevi che quello che fai ogni giorno, ogni piccolo passetto, ha dei risultati poi in tutta la tua vita. Quindi ogni giorno, se fai questa cosa, una qualsiasi abitudine, poi ti porterà risultati a lungo termine se ti impegni a mantenerla giornalmente. Quindi la sfida mi è piaciuta molto, non ho ottenuto tutti i risultati che speravo di ottenere a livello di fisico, ma c'è ancora tempo, la challenge non è finita per me, ma la spinta iniziale l'ho fatta e volevo portarvi con me in questo mio percorso e questo riprendermi da tutto ciò. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti per qualsiasi cosa, io cercherò di approfondire su tutti i miei social, rispondere alle domande e approfondire ogni argomento della challenge. Grazie mille per tutto il supporto a chi mi ha sempre seguito e mi ha detto che ha fatto anche la challenge con me, perché ho visto 2 o 3 persone che mi hanno scritto che hanno fatto la challenge anche loro con me, sono molto grato per questo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, e fatemi sapere qual è la prossima challenge che volete che io faccia. Ciao ragazzi.